Sono Emilio Lacchio, da sempre ho avuto la passione per le auto, trasmessa dai miei genitori, anche se in famiglia non abbiamo mai avuto delle vetture d'epoca o vetture puramente sportive. In seguito al mio incidente che mi ha lasciato in carrozzina, ho iniziato a investire nella mia passione e quindi a comprare prime auto d'epoca. Diciamo che la prima non era ancora d'epoca quando lo acquistai, era una Corvette del 1982. Era un sogno da bambino, ho sempre avuto il sogno di questa macchina. Mi avevano regalato questo modellino nel 1984, se non sbaglio, e da lì c'è stata la passione per questo modello, quindi nel 1999 ho acquistato la mia prima auto, che era appunto una Chevrolet Corvette del 1982. Da lì poi ho comprato una seconda Corvette del 1958 e sono entrato nel mondo dell'auto d'epoca partecipando ai primi raduni, ai primi eventi, e quindi ho iniziato a essere un po' più dentro questo mondo affascinante delle auto anche da collezione. Questa è una Lancia Aurelia B52 Ghia, carrozzata appunto da Ghia ma sul disegno di Giampaolo Boano, figlio di Mario Felice Boano. È stato il primo progetto di Giampaolo Boano ed è una vettura che ha delle linee molto americaneggianti. Boano disegnava già vetture per gli Stati Uniti, infatti questa vettura già dalla carrozzeria, dal bicolore, dalle cromature riprende molto le linee americane. È una macchina che io ho trovato negli Stati Uniti, prima nel 2007 ma non riuscii ad acquistarla, e infine tra il 2009 e il 2010. Una volta arrivata nel 2016 iniziai il restauro. La vettura era completamente da restaurare, il motore era smontato ma era il suo originale, si trovava nel baule della macchina completamente smontato, ma fortunatamente era originale e conservata al 99%. Aveva i suoi sedili in pelle originali che siamo riusciti a conservare, anche se non sono in perfetto stato, soprattutto la seduta del guidatore, però devo dire che i pannelli porta e tutto erano veramente in ottimo stato, e quindi la mia scelta è stata di conservare l'interno. Anche perché quando posso cerco sempre di conservare al massimo ogni particolare. Gli strumenti li abbiamo semplicemente revisionati, puliti, ma sono i suoi originali, anche se con i segni del tempo. La macchina è completamente in alluminio e quando è stata trovata aveva una colorazione bicolore ma di due colori diversi, era bianco beige e blu scura, in uno stato da completo restauro, ma la combinazione di colori era quella. Iniziando a sverniciarla abbiamo ritrovato delle colorazioni diverse che erano appunto due tonalità scure, e lì ci siamo fermati un attimo per capire se era corretto. Fortunatamente abbiamo trovato delle fotografie in un archivio americano
che ritraevano la vettura alla rassegna mondiale della carrozzeria nel 1954 a Sanremo. Ritraevano appunto in due colorazioni scure e metallizzate, perché dalla luce si capiva chiaramente che c'era un metallizzato. Infatti, lucidando poi i colori trovati sulla carrozzeria, soprattutto il blu scuro, abbiamo visto che anche la parte scura era metallizzata e quindi si è proceduto con la verniciatura nelle sue tonalità originali in due tonalità di blu. La vettura conserva le targhe originali Roma. Dalle ricerche fatte era il primo acquirente, è stato un regista romano che l'ha tenuta per 2 o 3 anni e poi l'ha venduta e successivamente è andata negli Stati Uniti. Fortunatamente l'abbiamo trovata con le sue targhe, quindi siamo riusciti a mantenerle. Mantiene anche un piccolo stemma sul posteriore del concessionario di Montecitorio che ha venduto la vettura. L'abbiamo restaurato ed è il suo originale. Anche gli stemmi delle ruote sono stati durante il restauro impegnativi perché sono stemmi lancia ma su base colore ghia, che venivano fatti già all'epoca a Torino ma sono quasi introvabili. Fortunatamente l'azienda esiste, è stata presa da un'altra azienda e fanno restauro e anche riproduzione di questi stemmi, quindi siamo riusciti a rifare gli stemmi lancia con i colori ghia. È stato insomma una soddisfazione riuscire a riportare all'origine anche lo stemma delle ruote.